hackers, bentornati nel mio canale. Oggi affrontiamo un discorso un po' particolare, ovvero all'interno della stessa frase come gestisco le mie note? Devo farle singole? Devo fare degli accordi? Devo fare degli effetti? Cosa devo fare all'interno di queste frasi? Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di supportare il canale facendo tutte le cose che si fanno su YouTube. Metti il like, attiva la campanella, iscriviti, mi raccomando, è molto importante. Cominciamo! Quante volte mi è stata chiesta questa cosa? All'interno della frase, come gestisco i miei suoni? Devo sempre fare il suono singolo, ma il suono singolo mi viene un po' sporco, ma è giusto avere un suono sporco oppure la nota deve essere sempre singola? Ma gli accordi dove li metto? Se faccio gli accordi ovviamente non faccio la nota singola. Ecco, queste sono tutte cose che all'inizio, quando si studia appunto uno strumento come l'armonica, che è un po' particolare, sono tutti dubbi e domande lecite che devono essere fatte assolutamente. Se andate a lezione da un maestro, fategli le domande, mi raccomando, non dovete mai uscire da una lezione con una domanda. Rispondendo a questa domanda specifica, a parer mio, c'è un percorso da seguire. Perché? Perché l'armonica è uno strumento particolare. È uno strumento a fiato, sì, ma è uno strumento a fiato che ci consente di fare gli accordi, quindi di andare a prendere una parte appunto armonica, suonare più note contemporaneamente, e ci consente di fare la nota singola. Ma su questa nota singola poi possiamo caricarci una serie di effetti, ok? Ci sono un sacco di tecniche che per abbellire il suono, altrimenti la nota singola diventa un clacson. Quindi all'inizio cosa si fa? Semplicemente il percorso che consiglio di fare io è quello innanzitutto di andare ad avere un suono con la nota singola pulito, bello, quindi ogni singolo foro deve suonare bene, quindi non deve suonare chiuso, non deve suonare ovattato, deve essere il suono bello del singolo foro. Una volta fatto questo, andiamo a studiarci dei lick più o meno complicati. Non ce ne frega niente, l'importante è cominciare a muoversi, quindi anche dei lick molto semplici vanno benissimo, perché un lick semplice poi con lo studio dello strumento, quindi con lo studio delle diverse tecniche che ci sono alla base della formazione di un suono o dell'altro, andiamo ad arricchire il nostro suono della nota singola con degli effetti, con dei trilli, con delle grace note, con dei wah. Anzi, ti lascio qua magari qualche scheda così a raffica di qualche effetto da poter generare con l'armonica. Ce ne sono tantissimi. Quindi che cosa succede? Vado a prendermi il mio lick, ok, ce l'ho, me lo memorizzo, me lo studio bene. Una volta che ho portato a casa il lick, ce l'ho, è mio, ce l'ho nelle memorie muscolari, vado ad arricchirlo con dei suoni in più, vado a caricarci degli effetti. Quindi la mia nota singola poi può diventare, in maniera ovviamente pensata e non casuale, può diventare un trillo, può diventare una grace note, può diventare un wah, può essere cambiata con magari un passaggio intermedio che porta la mia nota target ma con delle notine prime. Insomma, ci posso lavorare su in mille maniere per quanto riguarda l'aspetto melodico, quindi l'aspetto della singola nota della frase. Una volta che ho la mia frase completa, che mi soddisfa, che mi piace, su cui ho messo tutti gli effetti che so fare, cosa succede? Vado a capire come posso svilupparla in maniera armonica. Quindi come posso aprire, tra virgolette, il mio suono andando a generare degli accordi. Quindi andando proprio a prendere la mia melodia e andando ad arricchire la mia melodia con degli accordi che ci stiano bene, che possano accompagnare la mia melodia o supportare la mia melodia. E qua subentrano altre X tecniche, quindi possiamo sempre stare in poker, quindi con l'utilizzo delle labbra, andando ad aprire le labbra creando l'accordo, posso utilizzare il tone blocking andando a creare delle ottave, posso utilizzare un'altra serie di tecniche che mi possa accompagnare mentre faccio la mia melodia, mentre faccio il mio lick. Quindi a parer mio l'obiettivo ultimo è quello di sfruttare lo strumento al 100%, quindi è uno strumento che è vero, può fare la nota singola, è vero che può suonare qualunque tipo di motivo con le note singole, ma è anche vero che è uno strumento che è stato generato anche per creare degli accordi, tant'è che è molto semplice andare a creare degli accordi sull'armonica, perlomeno quelli basilari, rispetto a un altro strumento. Pensate solo a un pianoforte, devi sapere dove mettere le dita. Sull'armonica invece basta ad esempio soffiare
vado a generare sempre un accordo, una triade maggiore sul primo grado, per dire. Quindi è uno strumento abbastanza semplice sotto il punto di vista della formazione degli accordi. Quindi dobbiamo assolutamente sfruttare questa caratteristica per andare a mescolare la nota singola all'accordo. Quindi, ad esempio, una piccola melodia, un piccolo lick, come potrebbe essere questo, così ho sparato nel mucchio, quindi ad orecchio, ta da da da, dighi da da, ce l'ho, ok, provo a rifarla. Oh, bello, funziona. Passo successivo, ci vado a caricare magari qualche piccolo effetto, distorsioni, grace note, glissato finale, quello che vogliamo. Una volta caricati gli effetti, posso ripeterla a loop mettendoci magari degli accordi di supporto. Yeah! Quindi vado proprio a modificare sempre di più il mio lick, il mio motivetto, rendendolo sempre più ricco. Questo, a parer mio, è il lato più divertente in assoluto dello strumento, quindi rockers, divertitevi un sacco. Basta un piccolo motivetto e poi andare ad avere la curiosità di capire quali sono gli effetti che posso andare a generare su quel piccolo motivetto e caricarci poi tutto l'aspetto degli accordi. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime pubblicazioni. Ti invito anche sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così vedere il videocorso, oppure se vorrai prendere una lezione online con me direttamente prenotandola dal mio sito. Ti invito inoltre anche sul canale Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicherò contenuti extra, backstage, sondaggi, insomma un po' di attività extra su Telegram. Per quanto invece ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale, più o meno con queste tempistiche. Mi raccomando, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Ciao!